Ciao amici, oggi vi faccio vedere come montare i sensori di parcheggio nel paraurti posteriore. Allora, ci sono vari modelli, ci sono sia anteriori che posteriori. In questo caso noi montiamo quelli posteriori in una C1. Adesso vi faccio vedere. Allora, li ho acquistati su Amazon. Allora, ci sono vari modelli anche di questo. Allora, io ho preso questo modello qua, vedete, con la telecamerina, cioè con il monitor, scusate, con il monitorino, volevo dire. Li ho presi in tinta, vedete, ci sono anche in tinta, sono un po' più scuri, però ci assomigliano, così almeno si vede un po' meno. Abbiamo quindi 4 sensori, come vedete, che sono numerati, anzi non sono numerati ma sono siglati con delle lettere, ok? La centralina, cavo di alimentazione più o meno, e danno anche la fresa ovviamente della misura esatta per non rovinare, ecco, come vedete, esatta per mettere dentro il sensore. Allora, la prima operazione da fare è quella di misurare, quindi ne metteremo uno di lato, due centralmente e l'altro dall'altra parte. Quindi adesso misuriamo, mettiamo il nastro di carta e poi col metro facciamo i segni con la penna per non sbagliarci. Cominciamo a fare la misura, a dopo. Ok, vedete? Allora abbiamo messo il nastro, quindi abbiamo preso una misura che sarebbe poi la metà di questo fascione, quindi questa è la metà. Ok, adesso misuriamo il primo, secondo, terzo e il quarto. Ok? Che prendiamo le misure, quindi in base al paraurti dell'auto, come vedete io ne ho preso allora due nei laterali e poi nei due centrali, diciamo quasi sotto la targa. Perciò adesso bucherò in questa direzione e iniziamo a bucare con una punta piccolina. Allora usiamo una punta prima piccola, prima di usare poi la fresa, la famosa fresa. Usiamo una punta piccolina per dargli l'invito, così per non sbagliarci, che è più semplice. Quindi buchiamo, come vedete, proprio un invito. Quindi sono questi 4 fori. 1, 2. In modo che così è molto più preciso. Ok, perfetto. Cambiamo, mettiamo la fresa. Così. E iniziamo. Ecco qui. Con calma, piano piano. Perfetto. Assicuratevi che dietro ovviamente non abbia, sentite prima di fare i buchi, che non abbia il rinforzo troppo vicino, perché sennò il sensore, come vedete, poi non ci sta. In questo caso la misura è abbastanza lunga, il sensore ci sta tranquillamente. Quindi procediamo con gli altri fori, perciò con un cacciavite ci aiutiamo per togliere la plastica da dentro. Ecco qui, procediamo con gli altri fori. Ok, adesso con questi vado un po' più decisi perché era solo per il primo capire come era, diciamo, strutturato il paraurti, ma vedo che è abbastanza morbido e tranquillo. Manca l'ultimo. Ok, perfetto. Allora, abbiamo fatto, una volta fatto, possiamo tranquillamente togliere il nastro. Come vedete abbiamo 4 fori perfettamente in linea. Voilà, senza aver rovinato nulla, solo segno una matita, ecco qui, basta poi con un po' di alcol e va via tutto. Allora, cosa succede? Dunque succede che adesso questi sensori hanno una
vedete? Invece con la numerazione usano le lettere, quindi A, B, C e D. Perciò, guardando sullo schema che ti dà la notazione, vedete qua ci sono i vari modelli, bisogna metterli nel modo giusto, quindi A, B, C, D, perché comunque vanno collegati nella centralina proprio con la numerazione, vedete A, B, C, D, il display che comunque non vi potete sbagliare, che è quello che va, che è questo, che poi porteremo il filo in avanti, e l'alimentazione che dovremo prendere dal faro dove c'è la retromarcia, quindi poi non mi ricordo da questo, poi guardiamo dopo, in modo che quando mettiamo la retromarcia dall'alimentazione si inserisce cioè da corrente si attiva il display, così rimane spento durante la marcia, si attiva solo nel momento della retromarcia, lo vediamo dopo comunque. Quindi io farei A, B, C e D, così non ci sbagliamo. Allora, molto semplicemente, questo cos'è il C? Perciò, quindi non togliamo niente in modo che rimane la scritta. Allora, come abbiamo detto, dunque, questo è il C, quindi A, B, C, lo inseriamo qua. Ok, quindi non ha un senso, oppure ce l'ha. Dunque, magari non si vede bene, però questa parte qua è piatto e poi di qua una specie di piega, vedete, magari di profilo, no? Quindi qua è liscio e poi vedete che va in su. Ecco come si mette. Allora, qua fa vedere nel disegno, praticamente, se voi vedete che fa vedere, dunque la parte piatta deve essere sotto. Penso che sia per l'acqua, per quando piove, per evitare che suoni e rompa le scatole. Quindi la parte piatta così la inseriamo giù. Vedete che qua ha una sporgenza proprio apposta in modo da non gocciolare. Quindi adesso mettiamo tutti i quattro sensori, ovviamente come vi ho detto A, B, C e D, rivolti in questo modo. Finiamo e ripartiamo col video. Sì, vai. Allora, come vedete abbiamo passato dunque i fili che sono qua, perciò abbiamo detto la parte piatta verso il basso e quello con la sporgenza verso l'alto, quindi prendiamo di riferimento, vedete, ha 4 gancetti di plastica per incastrare, prendiamo quello della parte che sporge, la parte sopra lo mettiamo più dritta possibile, basterà spingere con calma perché è fatto tipo di gomma, non è proprio plastica, quindi bisogna stare pian piano a tirare il filo, quindi la parte bassa è qui, così. Allora, una volta come vedete messi i 4 sensori incastrati, bisogna cercare di passare i fili all'interno della macchina. Quindi dobbiamo trovare un passaggio che da qua venga fino dentro il bagagliaio, perché dobbiamo collegare questa famosa centralina, quindi capire anche dove mettere la centralina, più il filo del monitor. È questo. Però questo è meno perché va davanti e il filo lo vediamo dopo, lo passiamo lungo le porte, quindi dobbiamo, diciamo, il pezzo secondo me più complesso è adesso cercare di riuscire a mettere questi fili da qua all'interno di qua. Poi questo non è un problema, tanto c'è anche il velcro per non fare rumore, lo possiamo mettere tranquillamente dentro il bagagliaio. Quindi adesso cerchiamo il passaggio e poi facciamo il video per vedere se l'abbiamo trovato. Poi ogni macchina ovviamente è a sé. Ok. Allora, poi una cosa importante, controlliamo dov'è che si accende la luce della retromarcia. Quindi accendiamo la macchina, mettiamo la retromarcia, in questo caso vedete che si accende lì, perfetto. Di molto importante perché poi dobbiamo collegare i fili, perciò slettiamo il fanale, ecco in questo caso lo slettiamo, l'ho già slettato prima ovviamente. Ecco, in questo caso, per non tribularlo, ho visto che slettando il fanale
ci sono la possibilità di prendere i fili e li possiamo fare entrare di qua, così almeno non diventiamo matti i fili del sensore. Quindi adesso raggruppo tutti i fili, li passo all'interno e ci vediamo dopo. Allora, come vedete qua, ho passato tutti i fili, li ho fascettati qua sotto in modo che così non cadano e li ho passati per comodità in questo caso qua dove c'è l'entrata del fanale, così almeno è molto più semplice. Tanto questo fanale l'ho dovuto smontarlo per forza perché dovremo poi, vediamo in seguito, collegarci al più o al meno della retromarcia. Quindi adesso abbiamo i cavi, quelli segnati dalle lettere come vedete qui, quindi dobbiamo decidere solo dove per comodità montare la nostra centralina. Vedete qua nel bagagliaio, nel bagagliaio come è fatto, quindi si potrebbe mettere in qualsiasi modo, anche volendo qua dove c'è la ruota di sporca, tipo di un lato così che non dà fastidio, si vede? Tipo in un lato così che non dà fastidio, oppure addirittura anche dentro qual tappetino, dove vi fa più comodo. Ricordatevi solo che adesso poi dovremo arrivare ancora con un cavo che andrà fino davanti dove ci sarà il display, che passeremo lungo qua. Quindi adesso facciamo una cosa, allora questi li abbiamo passati come vedete qui, li faccio poi uscire da qua sotto, in questo caso io lo metterei tranquillamente col detersivo e colleghiamo qua. Allora adesso prendiamo il display che è qui, apriamo le porte, dobbiamo togliere via la guarnizione che c'è qui con calma e passare il cavo, ecco vedete, fare questo lavoro qui davanti nella porta dietro e passare il cavo qua sotto tranquillamente, quindi si può, tanto è un cavetto piccolo come vediamo che è questo qua. Quindi adesso facciamo che tanto è lungo, perciò possiamo metterlo dove vogliamo, dove è più comodo, dove è più pratico, qua, là, qua sopra, dove uno gli piace, quello va in descrizione. Quindi in questo caso io lo metterei per dire anche quando uno guida, pare che sia sonoro che si vede anche, o se no addirittura lo possiamo mettere di lato qua tranquillamente così che magari si vede. Perciò facciamo passare il filo lungo la guarnizione come abbiamo detto fino a dietro, ok? Passiamo il filo e ci vediamo dopo. Allora, vedete dunque io ho messo il display, l'ho collegato lì, quindi abbiamo passato il filo lungo tutto le porte, il battiscopo delle porte, ho fatto uscire il cavetto qua, come vedete sono qua, quindi questo è quello del display che come vedete ha l'aggancio più grande e i 4 sensori. Adesso praticamente fissiamo la centralina, come vi dicevo prima, dove vi fa più comodo vi va meglio, e colleghiamo tutti i fili, compreso quello come vedete dell'alimentazione che va collegato al fanale nella retromarcia, che adesso andremo a scoprire col test dov'è. Ok, comincio a collegare tutta la centralina e portiamo i fili dell'alimentazione. A dopo. Allora, come vedete A, B, C, D, vedete tanto sono segnati A, B, C, D, basta solo incastrarli, hanno un senso, quello del display che abbiamo passato fino davanti e rimane solo quello dell'alimentazione da collegare al fanale della retromarcia. Quindi adesso c'è solo da sistemare questo in qualche modo che non dà fastidio con i fili, c'è il suo praticamente adesivo, come vedete io l'ho già appiccicato, quindi basterà togliere questo e attaccarlo. Io lo metterò dietro qua visto che è vuoto, poi vedremo come collegare solo più i fili alla retromarcia, che è l'ultimo step, in modo che poi dovrebbe essere tutto funzionante. Poi facciamo la prova passando la mano e vedremo sul display. Ok, collego il tutto, cioè metto tutto a posto, lascio i fili fuori e dopo colleghiamo e vediamo come fare a rintracciare il cavo di alimentazione del fanale. Vai. Allora, vedete che c'è la lampadina accesa della retromarcia, che è questa, quindi alla fine, giusto? Dunque, alla fine, come vedete, i fili da collegare sono questi qua, perciò sicuramente questo qua sarà il positivo e questo qua è il negativo. Comunque, per fare la prova,
togliamo la lampadina che dopo brucerà. Ho preso il volo. Allora, prendo la lampadina, quindi come vedete sicuramente questo qua più spesso sarà il più, questo qua il meno, quindi ci sarà solo da capire come collegarlo. Quindi o spelliamo i fili e collegheremo quindi il nostro rosso che è il più e il nero col nero. Comunque basta fare la prova col tester per toglierci il dubbio. Quindi se abbiamo un tester, se non ce l'abbiamo non importa, possiamo farlo a mano. Comunque se abbiamo un tester lo mettiamo su continuità, mettiamolo qui. Quindi il più dovrebbe essere quello in mezzo, tocchiamo questo in mezzo e quello laterale ci dovrebbe dare 12 volte. Ed eccolo qua. Se fosse al contrario, quindi se mettiamo il nero, serve il negativo e il positivo al posto del nero, lo dà col meno, segno meno, vedete? Quindi è il contrario. Quindi il più è il giallo e il meno è il nero. Quindi il rosso va collegato al giallo e il nero è collegato col nero. Quindi colleghiamo questa cosa e poi proviamo se funziona il display. Allora, una volta vedete, colleghiamo il cavo, il giallo col rosso e il nero con il nero, montiamo il faro e proviamo se funziona tutto con la retromarcia, se segna. Allora, vedete, finalmente chiuso tutto, faro, vedete i sensori, 1, 2, 3, 4, tutto quanto chiuso, facciamo la prova, display, si accende la macchina, perfetto, retromarcia, ed eccolo lì. Poi voglio di dare vicino ai sensori, come vedete, ok, togli, perfetto, vai dall'altra parte, vedete, grande, ok. Vediamo dal bagagliaio, il bagagliaio si è chiuso, con il telecomando. Ok, da qua lo vedete. Come avete visto funziona. Al prossimo tutorial, ciao da Credendario.